Bentornati amici smokers, nel video di oggi avrò il piacere di parlarvi del Buy Your Morning Flake della Corner & Diehl, quindi un tabacco prodotto in United States of America. E questo, da come se avete visto le scritte, in Italia non c'è, io l'ho reperito sul mercato tedesco, ma si trova anche in Svizzera. Abbiamo a che fare con un Virginia Perique risaputo una percentuale che è un Virginia Perique abbastanza forte, con una percentuale consistente di Perique, ossia il 25%. Qui non c'è scritto, ma sul sito lo trovate. La cosa curiosa è come quello che c'è scritto qui, come inizia la frase dicendo che non è adatto ai deboli di cuore. Poi dice semplicemente che è composto, è una miscela, un blend che comprende dei Virginia brillanti rossi e una generosa e genuina porzione di St. James Perique, una delle dei nostri blend più popolari. Ve lo faccio vedere subito all'apertura da più vicino, ma prima mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, a voi non costerà niente, a me aiuterete tantissimo a crescere video. Ed eccoci qui all'apertura della nostra latta di Corner & Diehl. Il tabacco quindi si presenta così, eccolo qua. In realtà questo non è un flake, ma è sicuramente un broken flake. Come si distingue il Perique più scuro? Veramente un bel colore, aperto un po' si apre subito in delle foglioline più fine. A farvi compagnia sono con la mia Savinelli Prince, una delle ultime cariche che mi è rimasta, che ne ho ancora un po'. Ha tra l'altro un'umidità ottimale, è un po' che ce l'ho aperto dall'inizio alla fine, mantiene un'umidità più che sufficiente. All'olfatto si viene subito investiti da un odore pungente, forte, ma non fastidioso, è qualcosa di molto particolare, singolare, quell'aceto che siete abituati a sentire nei Virginia Perique tradizionali, qui è molto più amplificato e rimane quasi sembra quasi una caciottella di pecorino romano stagionato. Non so se a qualcuno può dare fastidio, ma a me è piaciuto tantissimo come l'ho aperto, ho sbarrato gli occhi, ma ogni tanto, anche se non devo fumare, la apro per annusarla. Al gusto la stessa cosa, al gusto si sentono dei buoni Virginia di base e questo Perique abbastanza forte, questo sapore amplificato, anche riconducibile per me a un buon pecorino stagionato. Una combustione dall'inizio alla fine ottimale. Se lo consiglio ai neofiti non saprei, perché no, lo possono anche fumare, ma secondo me è meglio che fanno prima confidenza con i Virginia Perique tradizionali prima di approcciare a questo qua, che è abbastanza forte, una forza anche nicotinica consistente, direi da 1 a 5 stelle, un 3,5. Non sta ai livelli delle cimette Tornabuoni o del Rustica, però rimane un po' dietro. Insomma, bisogna fumarlo con un po' di attenzione. Forse la forza del Perique posso dire che copre un po' i sapori di Virginia. Comunque sia, anche al palato per me è stato veramente una bella scoperta questo tabacco,
mi ha regalato, mi sta regalando delle fumate molto soddisfacenti. Recensito anche il grande Tony Spipe, anche a lui è piaciuto tantissimo. Difatti io, se dovessi dare un voto da 1 a 10, almeno 9. Se lo avete fumato anche voi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti, anche perché per me è stato un tabacco molto particolare. Sicuramente lo tornerei a comprare, anzi già mi ci vedo con lo zaino e gli dico guarda, riempilo, cioè ne farei tranquillamente anche scorta. Come Roterum è un po' pesante, se fumate a casa e avete dei non fumatori in famiglia se ne accorgeranno, romperanno, vi dovete areggiare bene o accendere una candela o un incenso in più. Non è un tabacco complesso, è semplice, forte e deciso, può piacere o non può piacere. Io sono rimasto scioccato. Brindo sempre alla vostra salute con la grappa Salud. E anche per oggi ha sido un verdadero placer. Sia bacà, hasta la prossima amigos smokers. Consulta le playlist del canale, sono suddivise per marca di tabacco e se sei all'inizio con la pipa c'è la playlist tutorial. Ciao!